Buongiorno gente, di nuovo bentornati. Volevo dirvi questo, è da qualche tempo che sto pensando di fare una ricetta nuova con qualche ortaggio, eccetera, magari di farlo ripieno. Però poi ho pensato, noi facciamo ripieni tantissime cose, peperoni, melanzane, zucchine, pomodori, anche carciofi alcune volte, però le patate mai. E allora mi è venuta questa idea, pure perché si usano spesso, per esempio, nella cucina americana, fare queste patate ripiene con tante cose, e oggi vi darò due belle ricette. Quindi vediamo adesso subito il video con la ricetta e poi vi darò qualche utile consiglio. A dopo. Oh, a dire la verità, prima di passare alla ricetta, volevo ricordare a tutti quanti, a chi ancora non l'avesse fatto, di iscriversi al canale. Cliccate anche la campanella lì sotto, così poi non perderete i miei prossimi video. Perché? Perché prossimamente ci saranno delle ricette sempre più buone e sempre più fantastiche. Mettete le patate su una teglia e bucatele con una forchetta. Ungetele con l'olio, salatele e massaggiatele per bene. Mettetele in forno a 220 gradi per circa un'ora. Nel frattempo tritate il cheddar, l'erba cipollina, i broccoli, il cipollotto, affettate la pancetta o il bacon e grattugiate l'emmental. Una volta cotte le patate, tagliate la parte superiore ed apritele. Scavate la parte centrale delle patate con un cucchiaio. In una ciotola mettete insieme alle patate la pancetta, il cheddar, metà burro, l'emmental, il cipollotto, poco latte, sale, pepe e mescolate bene. Nell'altra ciotola, insieme alle patate, mettete il formaggio spalmabile, i broccoli, l'altra metà del burro, l'emmental, poco cheddar, latte, sale, pepe e mescolate. Distribuite ora il primo impasto nelle prime 3 patate e guarnitele con cheddar e pancetta. Mettete l'impasto con i broccoli nelle rimanenti 3 patate e infornate a 200 gradi per 15 minuti. Una volta pronte, mettetele sul piatto da portata e guarnitele con panna acida ed erba cipollina. Ho fatto due ricette distinte e separate perché volevo accontentare tutti, sia chi mangia la carne che chi no. Infatti in una ci ho messo il guanciale e l'altra ci ho messo i broccoli. I broccoli, tra parentesi, io non l'ho neanche sbollentati, infatti mia moglie mi ha detto, dice, ma non rimangono troppo duri, eccetera. A parte si sono cotti ugualmente. Certo rimangono croccanti, ma almeno per quello che riguarda a mio gusto sono venuti veramente molto bene.
Quali sono i consigli? Ma sono anche abbastanza semplici. Il primo è quello di centrare bene la dimensione della patata. Anzi, io forse ho usato delle patate anche molto più grandi di quelle che servivano. Comunque deve essere una patata che sta intorno ai 250 grammi circa, massimo 300. Questo vi permette poi dopo di riempirla con molta facilità e con molta tranquillità. La seconda è che dentro voi potete mettere qualsiasi formaggio voi vogliate. Io ho trovato l'emmentale svizzero e poi ci ho messo queste sottilette finto cheddar, perché il cheddar vero non l'ho trovato, ma perché volevo dare un pochino più di colore. Se voi lo trovate ancora meglio. Poi voi potreste metterci dentro qualsiasi altro formaggio voi vogliate, dalla fontina al taleggio al gorgonzola, insomma veramente alla vostra fantasia. Inoltre io poi ho utilizzato per accompagnarli la crème fraîche o la panna acida, che dir si voglia, dà quello spunto, quel contrasto che tra la dolcezza della patata con i vari formaggi eccetera rende veramente molto 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 bene e mi è piaciuta. Penso che possa piacere anche a voi. Quindi se avete voglia di rifare questa ricetta fatemelo sapere, fatemi sapere anche com'è andata. Io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia fino a questo momento. Ci vediamo alla prossima ricetta. Buona giornata a tutti!